Ciao ragazzi, come sempre ancora una volta ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. In questo video voglio parlarvi di una scatola magica, ovvero una scatola che vi permetterà di contenere la vostra amata slot car e anche una serie di accessori a lei dedicata, o meglio una serie di accessori che potrete così andare a stoccare insieme alla vostra vettura preferita. Anche questa volta il prodotto è marchiato SJC, Slot Racing Technology, è un prodotto sviluppato con tecnologie di stampa in 3D ed è come sempre di ottima qualità. Adesso andiamo a farne l'unboxing e a scoprirne così tutti i suoi dettagli. Ed eccoci qua con questa meravigliosa scatola della SJC. Come vedete è una scatola decisamente abbondante, è suddivisa in tre scomparti ben separati l'uno dall'altro, poi andremo anche ad aprirla e a capire che cosa va a contenere ognuno di questi scomparti. Da questo lato abbiamo uno stampaggio, in questo caso del logo SJC con anche la scritta Slot Racing Technology, ma potrebbe essere tranquillamente stampata anche con un logo di vostro piacimento. Dalla parte opposta invece abbiamo la numerazione 7, perché ogni scatola della SJC, ogni componente appartiene ad una serie ben distinta. Quindi questa scatola, che va a contenere la vostra vettura preferita insieme ai suoi accessori, grazie al numero ci dà anche la possibilità di capire le sue dimensioni. In questo caso la scatola misura 78 mm di larghezza per 139 mm di lunghezza. Non vi dico l'altezza perché chiaramente ogni componente potrebbe essere assemblato a suo piacimento, quindi voi avrete la possibilità di andare a comporre la vostra scatola come più vi piace. Ogni componente che adesso andremo a vedere può essere acquistato separatamente, poi combinato a formare un'unica scatola. In questo modo avrete la possibilità di creare la vostra scatola perfetta. Partiamo subito da quello che mi piace tantissimo, ovvero questa parte trasparente nella parte alta della scatola che mi fa subito capire la vettura che voi andrete a posizionare all'interno. Questa parte trasparente è facilmente asportabile, vi basterà semplicemente tirare questa linguetta e, come vedete, viene via completamente tutta la parte alta, quindi avrete libero accesso alla vostra vettura. Per riposizionarla vi basterà inserirla all'interno delle guide e poi spingerla fino al fondo. Come vi dicevo, la scatola può essere facilmente scomposta, quindi abbiamo diverse scatole che poi vanno ad essere assemblate l'una sull'altra, ma sono solidali una con l'altra perché si vanno ad incastrare e possono essere quindi composte a formare un'unica grande scatola. Questa linguetta arancione ci dà la possibilità di andare a separare il coperchio, chiamiamolo così, che va a contenere la slot car vera e propria. Facciamolo in questo momento, quindi lo andiamo a spostare verso l'alto e possiamo tranquillamente tirare in questo modo. Questo va a separarsi dal resto della scatola e mi lascia libero lo spazio che poi andrà a contenere la mia slot car. Come vediamo in questo spazio abbiamo un pezzettino di scotch che mi va a tenere fermo un supporto che è facilmente rimovibile, lo posso andare a separare dalla confezione. Questo supporto mi darà la possibilità poi di andare a posizionare la mia vettura su un tavolino, su una superficie, senza che questa vada a far toccare le gomme sulla superficie. Ma per spiegarvi meglio il suo funzionamento andiamo a prendere una macchina, e prendo anche una macchina diciamo di generose dimensioni, perché stiamo parlando di una vettura gruppo C della Slotite, quindi una macchina che comunque tanto piccola non è. In questo modo andiamo anche a spiegare bene il funzionamento di ogni singolo componente. Partiamo appunto da questo piccolo supporto che abbiamo ritrovato all'interno della confezione. Ci serve semplicemente per andare ad appoggiare la nostra vettura, evitando appunto che le ruote vadano a toccare la superficie della nostra scrivania o del nostro piano di lavoro, magari perché abbiamo appena portato la vettura in parco chiuso, abbiamo quasi terminato le ultime operazioni, non ci rimane altro che riassettare i nostri utensili e nel frattempo che aspettiamo di posizionare la macchina nel parco chiuso la possiamo appoggiare senza che questa
questa vada a far toccare le gomme, magari appena pulite, con la superficie di contatto del piano di lavoro. Prendiamo in esame la prima parte della nostra confezione. Abbiamo già visto la parte completamente trasparente. Togliamola perché così possiamo andare anche a vedere che cosa ci riserva l'interno di questo primo scomparto. Abbiamo questo pratico elastico che ci permette di andare a tenere la vettura ferma in modo tale che non vada a sobbalzare una volta posizionata all'interno della scatola. L'elastico, grazie a questi pratici fori, può essere spostato in due diverse altezze in modo tale da riuscire a tenere ferma anche vetture di dimensioni diverse le une dalle altre. L'elastico infatti deve essere posizionato in modo che vada a essere ben tensionato sulla vettura e la vada a tenere ben salda sulla basetta della scatola stessa. La scatola, che poi va veramente a contenermi la vettura, ha lo spazio per il pick up, ha, come abbiamo visto, uno spazio che in questo caso è vuoto ma va a contenermi quella placchetta che mi servirà come supporto esterno alla mia scatola, e poi ancora due pratici elastici tensionatori che vanno anch'essi a fermarmi la vettura, questa volta nel movimento fronte e retro rispetto alla scatola. Anche in questo caso l'elastico posizionato nella parte anteriore della scatola può essere riposizionato attraverso questi pratici intagli in un'altra posizione, in modo tale che la vettura possa essere comunque sempre ben salda all'interno della confezione stessa. Per spostare questi pratici elastici vi basterà semplicemente andare a togliere il fermo arancione dove è posizionato e poi andarlo a riposizionare nella zona che preferite. In questo caso io l'ho spostato leggermente più indietro, quindi ci sarà una superficie leggermente minore che va a contenermi la mia vettura, magari per macchine un po' più piccoline. Facendo poi scorrere ancora le due scatole una sopra l'altra, andiamo a togliere la scatola che va a contenermi la vettura e andiamo a scoprire un'altra scatola, però questa volta porta minuterie. È molto bella questa scatola che mi va a contenere le minuterie, perché abbiamo dei pratici scomparti dove posso andare ad inserire tutto ciò che mi serve per la manutenzione della mia vettura. Posso andare a posizionare anche degli utensili, come ad esempio una piccola pinzetta, perché questi scomparti possono essere facilmente rimossi o comunque rimodellati. Come vedete io vado a togliere queste paratie e posso così andarmi a ricreare degli scomparti a mio piacimento. In questo caso io sono andato a formare due scomparti leggermente più grandi, però ripeto, potrei andare ad esempio a formarne un altro più piccolino nella parte posteriore, lasciando magari uno spazio più abbondante nella parte anteriore, oppure come erano messi in origine averne magari uno più piccolino nella parte anteriore, oppure ancora due più piccolini nella parte anteriore e posteriore e uno più grande al centro. Questi fori che vediamo invece in questa parte servono per andare a posizionare al loro interno le viti, che magari potrebbero essere quelle che mi servono per andare a far sbasculare il telaio della carrozzeria, oppure anche delle semplici viti di ricambio. In questa parte invece ci sono questi tre contenitori che si possono tranquillamente andare a rimuovere. Questi contenitori, li abbiamo già visti in un video precedente, sono i pratici contenitori portagomme. Qui ne abbiamo tre, abbiamo la possibilità di andarli ad inserire comodamente all'interno dello spazio predisposto all'interno della confezione. Il loro funzionamento è molto semplice, basterà schiacciare la parte superiore, andare ad infilare in questo perno i vostri copertoni e poi andare a richiudere il tutto. In questo modo avrete la possibilità di portare con voi sempre i copertoni, essendo sicuri che non vadano a rovinarsi. Chiaramente, avendo questi contenitori tutti uguali, è anche possibile andare ad applicare una piccola etichetta per andare a differenziare il contenuto di ogni singolo contenitore. In questo modo avrete anche visivamente la possibilità di capire quello che c'è al suo interno senza doverli smontare. Adesso che abbiamo visto a grandi linee il funzionamento di questa scatola magica, passatemi il termine, direi che sia arrivato il momento di andarla a riempire. Così facciamo anche una prova e un test di quello che potrebbe essere inserito all'interno di ogni singolo scomparto. Direi di partire con il fondo della nostra confezione, quindi con la scatola che va a contenermi tutta la minuteria. Ad esempio potrei andare ad inserire un motore che potrebbe servirmi nel caso in cui il motore della
della vettura non sia conforme magari ai regolamenti tecnici oppure dovesse in qualche modo andarsi a rompere. Posso poi continuare magari con delle corone posteriori. In questo modo posso provare diverse soluzioni e posso avere tutto all'interno di un'unica confezione. Altre cose che potrei tranquillamente con facilità portarmi dietro è magari un pick-up di riserva, alcuni assali forati per provare magari eventualmente diverse soluzioni e perché no anche qualche cerchio. E poi come ultimo posso utilizzare i miei contenitori per andare a posizionare all'interno di questi anche le gomme. Una volta inserite le gomme all'interno del piolo della confezione andrò semplicemente a richiudere il tutto e a posizionare questo pratico contenitore all'interno del suo supporto. Completata la linea di accessori o di ricambi che voglio portarmi con me, vado a prendere la seconda parte della scatola e andrò semplicemente ad infilarla in questo modo, andando così a bloccare la parte degli accessori, evitando che questi possano in qualche modo fuoriuscire dalla confezione e rendendo disponibile lo spazio per andare ad ospitare la mia vettura. Come prima cosa vado a posizionare il pratico piano di supporto sul quale era posizionata la mia vettura e poi andrò a posizionare la vettura direttamente all'interno della confezione. Come vi dicevo poco fa, se l'elastico che è posizionato nella parte anteriore risulta essere troppo tirato rispetto alla vettura che voglio andare ad inserire all'interno della mia scatola, mi basterà semplicemente andare a cambiare la posizione del mio elastico, lo posiziono leggermente più avanti in modo da aprire un po' lo spazio che va a contenere la mia vettura e poi potrò andare a posizionare tranquillamente la macchina all'interno della confezione. Il pick-up sarà ben posizionato all'interno del foro predisposto, la macchina sarà così ferma in avanti e indietro, in questo modo vado ad evitare spiacevoli sballonzolamenti della vettura stessa e poi andrò a fermare il tutto con quest'altra parte di scatola che è anche il terzo elastico tensionatore. Questa parte di scatola va posizionata circa a metà, va spinta in avanti in questo modo e così la mia vettura sarà perfettamente ferma e stabile all'interno della confezione. Andrò a chiudere poi questa linguetta per evitare che appunto si possa andare a spostare e come vedete, anche se io ho la macchina all'interno e la giro al contrario, questa assolutamente non cade. Sono molto sicuro del trasporto che vado a fare e per proteggerla del tutto mi basterà semplicemente andare a posizionare il coperchio trasparente che va a chiudermi il tutto. Avrò così la possibilità di andare a vedere e a visionare la mia vettura all'interno della scatola senza doverla per forza aprire. Avrò nell'ultima parte, nella parte sottostante, tutta la parte dei ricambi che come vedete anche capovolgendo la scatola non hanno perso la loro posizione. Vi faccio ancora un esempio pratico andando a richiudere la confezione, andando a scuotere quello che potrebbe essere eventualmente un trasporto. Vado a riaprire il tutto, come vedete i vari componenti sono rimasti tranquillamente al loro posto. Non vi ho fatto vedere come si vanno a posizionare le viti in questi pratici forellini, lo faccio subito così avete anche la possibilità di vederlo dal vivo. Vi basterà semplicemente andare a posizionare una vite all'interno di questi fori affinché questi vadano a tenermi ben posizionate le viti all'interno della confezione dei ricambi. Quindi non avrete più le viti sparse per la vostra scatola ricambi e non farete più nessuna fatica per andare a trovare la vite perfetta per la vostra vettura. Potete chiaramente andare a posizionare delle viti a passo metrico oppure delle viti imperdibili con diverse lunghezze in modo tale da averle sempre pronte all'utilizzo. Beh ragazzi, spero abbiate trovato interessante anche questa bellissima novità della SJC. Io l'ho trovata una confezione decisamente molto utile, anche perché mi permette di poter finalmente posizionare tutti i ricambi specifici per una macchina direttamente all'interno di una confezione contenente la macchina stessa. In questo modo sono sicuro di non andare a mescolare i vari pezzi di ricambio oppure i pezzi che utilizzo per preparare un modello piuttosto che un altro. Come sempre in descrizione vi lascio il link della Slot Racing Technology in modo da poter andare a visionare il loro sito e mi raccomando fatelo perché troverete sicuramente una varietà e una vastità di prodotti decisamente molto interessanti. Scrivete qui sotto i vostri commenti se avete delle domande o se avete delle semplici curiosità, io vi risponderò molto ben volentieri e poi mi raccomando iscrivetevi al canale. Noi come sempre ci rivediamo qui su Slot Car Tech per il prossimo video.